Buongiorno ragazzi amici, allora in questa video lezione parliamo dell'Africa, parliamo dei popoli, delle civiltà, dei nativi africani che hanno una storia interessante. Ne parliamo insieme alla mia gattona Sophie, che forse è un po' stanca, adesso la facciamo andare a dormire. Ne parliamo in coincidenza dei viaggi, ricordate, dei navigatori portoghesi di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, dei viaggi dei navigatori portoghesi che costeggiano tutta l'Africa, no? Fanno proprio il periplo, sapete, là abbiamo visto la circumnavigazione dell'Africa e quindi sono i navigatori portoghesi che scoprono, tra virgolette, queste popolazioni africane che rendono noti questi popoli e queste civiltà agli europei. Rendono noti queste civiltà, questi popoli agli europei fino ad un certo punto. Perché, Sofì, vuoi stare con me o vuoi andare a dormire? La mettiamo a dormire. Nel 1444 i navigatori portoghesi raggiungono le foci del fiume Senegal. È questo qui. Vedete questa linea tratteggiata? Più marcata di altre? Questo è il fiume Senegal, più breve di altri fiumi che vedremo dopo, che si trova proprio di fronte alle isole del Capo Verde che i portoghesi avevano appena scoperto, e quindi risalendo il fiume Senegal i portoghesi si inoltrano per la prima volta nell'Africa nera, d'accordo? Entrano in contatto con le civiltà dell'Africa nera. Inizialmente i portoghesi sono abbastanza delusi perché che cosa trovano? Trovano qui lungo il fiume Senegal un mondo isolato, ma questo vale non solo per alcune regioni dell'Africa nord-occidentale, ma per le regioni delle grandi foreste equatoriali e per buona parte dell'Africa meridionale, cioè in queste zone dell'Africa vi erano popolazioni piuttosto primitive, piuttosto rudimentali, popolazioni con scarse densità, molto limitate proprio nel loro numero, popolazioni isolate, tribali, che non commerciavano, non avevano collegamento tra di loro e avevano un'economia piuttosto arcaica, basata sulla caccia e sulla raccolta. Soltanto a volte troviamo qualcosa di più, cioè un allevamento seminomade oppure un'agricoltura, ma si tratta di un'agricoltura molto primitiva, basata sulla semina e il raccolto di miglio su piccole radure che vengono sgombrate dalla vegetazione con il fuoco e poi abbandonate, quindi tra l'altro un'agricoltura distruttiva. Tuttavia l'Africa non è dappertutto così, non è dappertutto come potrebbe sembrare un'Africa arcaica, sottratta all'evoluzione, priva di contatti e di commerci a largo raggio con altre civiltà, un'Africa tribale, primitiva. Esistono anche grandi civiltà dell'Africa. L'idea che l'Africa non abbia avuto una vera storia, non abbia avuto delle civiltà in qualche modo paragonabili a quelle occidentali, è un'idea razzista, un'idea che è stata abbandonata, ma abbandonata da poco, perché in realtà noi abbiamo delle grandi civiltà in Africa, adesso ne parleremo, ma sono grandi civiltà che sono state scoperte o che sono state divulgate soltanto nel XX secolo, in coincidenza con la decolonizzazione, con la conquista dell'indipendenza dei paesi africani. Soltanto nel XX secolo gli storici, gli archeologi, gli studiosi, non solo occidentali, ma anche africani, hanno debellato questo pregiudizio, hanno ricostruito la storia di significative civiltà, di significativi regni africani che tuttavia spesso anche adesso non vengono studiati, che occupano una mezza paginetta di solito nei libri di storia che vengono utilizzati nelle scuole, che la maggior parte della popolazione non conosce affatto, eppure queste grandi civiltà ci sono. In Africa vi sono soprattutto due fasce, due zone estremamente evolute, tali erano
nel 400, quando i portoghesi costeggiano, ricordate, con Diaz e Vasco da Gama, poi fanno anche il giro, fanno la circumnavigazione dell'Africa nel 400, vi erano due zone dell'Africa con delle civiltà evolute, due ampie regioni dell'Africa evolute. La prima è la fascia, attenzione, a sud del Sahara, qui abbiamo il deserto del Sahara, a sud del Sahara, d'accordo? Una fascia qui a sud del Sahara che veniva chiamata Sudan, attenzione, ma che non ha nulla a che fare con l'attuale stato del Sudan che si trova qui, no, a sud dell'Egitto, non c'entra niente, è un altro territorio. Il Sudan è il territorio del bacino del fiume Niger. Lo vedete il fiume Niger? Il fiume Niger ha un andamento ad arco, lo vedete? Io ho fatto questa linea, rappresenta il fiume Niger. Naturalmente qui sì, abbiamo un disegno fatto da me, del tutto approssimativo, stilizzato dell'Africa, che ci fornisce un'idea, insomma, un'idea comunque approssimativa dell'Africa. Vedete i confini dell'Africa più o meno come li ho tracciati, ok? Quindi abbiamo tutta questa zona del bacino del fiume Niger. Attenzione, questo fiume qua, lo vedete? Ha un andamento, lo vedete sulla cartina? Ha un andamento ad arco e sfocia qui, sfocia nel mare, nel Golfo di Guinea. Quindi attenzione, il corso del Niger è questo, ok? Soprattutto nella zona dell'alto e del medio Niger, nella prima metà, diciamo, del fiume, sorsero dei regni molto molto significativi. Questa zona veniva chiamata Sudan, ripeto, non c'entra niente con l'attuale stato del Sudan, perché gli arabi l'avevano chiamato così perché in arabo Sudan vuol dire terra dei neri, d'accordo? Però possiamo chiamare queste civiltà anche civiltà subsahariane, le civiltà dei neri subsahariani che stanno al di sotto, a sud del deserto del Sahara. Quindi le civiltà del fiume Niger, del bacino del fiume Niger, oppure le possiamo chiamare il Sudan nero, oppure le civiltà subsahariane. E poi abbiamo anche una seconda zona, una seconda fascia che ci fornisce una storia molto interessante della civilizzazione africana dall'altra parte, cioè nell'Africa orientale, dalla Somalia, diciamo qui, fino a sud, fino al corso dello Zambesi, qui, d'accordo? Cioè la costa orientale dell'Africa era anch'essa molto sviluppata. Quindi abbiamo già nel Medioevo, a partire circa dal X secolo, dal 900 d.C., una serie di civiltà subsahariane, di civiltà del Sudan nero, che sorgono lungo il bacino dei 4.000 chilometri del fiume Niger, ok? Sin dal X secolo quest'area è una zona ricca, è una zona movimentata. In realtà, da un punto di vista non dico politico ma commerciale, la regione del Medio e dell'Alto Niger, fate attenzione, ben prima del X secolo era stato inserito all'interno di un'antica struttura commerciale che dall'Africa del nord-ovest o dall'Africa del nord, dall'Africa mediterranea, attraversava, vedete, il deserto del Sahara, lungo determinate piste del deserto del Sahara, c'erano queste vie commerciali. Attraversando le piste del Sahara si arrivava al paese dei neri, al Sudan, ai paesi del fiume Niger. Quindi i paesi del fiume Niger già ben prima del X secolo erano collegati attraverso queste piste nel deserto sia con l'Africa nord-occidentale qui, sia addirittura con la Tunisia oppure anche con l'Egitto. E quindi l'origine di queste vie commerciali sta nell'uso del dromedario. Il dromedario era la cosiddetta nave del deserto che permetteva ai commercianti
di attraversare il deserto del Sahara e il dromedario veniva usato da parte dei berberi del Nord Africa che appunto popolavano il deserto del Sahara. Dai berberi del Nord Africa, immaginate, iniziarono a usare il dromedario sin dal secondo secolo d.C. Queste stirpi berbere dell'ovest del Sahara, qui dell'ovest del Sahara, erano soprattutto i Tuareg. Quindi questi Tuareg sin dal secondo secolo d.C. iniziano a utilizzare il dromedario per attraversare il Sahara, scoprono tutte queste piste, scoprono anche le oasi che permettono ovviamente il viaggio, questo lungo, difficile viaggio nel deserto e aprono queste piste spingendole sempre più a sud. Nel IX-X secolo arrivano a scoprire il più antico di questi regni subsahariani nel fiume Niger, ovvero il regno del Ghana. Fate attenzione, l'antico regno del Ghana IX-X secolo non ha nulla a che fare con l'attuale stato del Ghana, ok? Il regno del Ghana è questo, vedete ho messo una G? È questo qua. Quindi i Tuareg nel IX-X secolo, stirpi berbere, non erano neri ovviamente, entrano in contatto con questi neri subsahariani del regno del Ghana e quindi iniziano a creare un sistema che durerà secoli, durerà ben oltre il 400 quando arrivano lì da quelle parti anche i portoghesi. Si inizia a creare un sistema secolare di scambi fondato sull'oro, sul sale e sugli schiavi. Che significa? Che questi Tuareg, che in realtà ovviamente all'inizio del IX-X secolo erano già islamizzati, fate attenzione, erano musulmani e poi nel IX-X secolo erano stati affiancati anche da altre etnie, cioè i mercanti Tuareg berberi arrivano nel IX-X secolo a contatto col regno del Ghana insieme a mercanti arabi e a mercanti marocchini. Ovviamente comunque si tratta sempre di musulmani. Che cosa fanno? I mercanti Tuareg che attraversano il Sahara arrivano qui nel Ghana, portano il sale. Il Ghana, come gli altri regni, gli altri popoli del bacino del Niger, hanno bisogno di molto sale. Perché? Perché il caldo tropicale di quei luoghi fa sì che il corpo perda molto sale, d'accordo? Il corpo umano lì, a causa del clima tropicale, perde molti sali minerali e quindi ha bisogno di reintegrarli attraverso l'alimentazione, attraverso l'assunzione di sale appunto dall'esterno del corpo. Quindi qui in Regno del Ghana avevano molto bisogno di sale. Questi mercanti Tuareg o arabi o marocchini glielo portano, d'accordo? Scambiano il sale in cambio di che cosa? I popoli neri del bacino del Niger danno ai Tuareg e agli altri che vengono dal nord l'oro e gli schiavi. L'oro, c'era una grande quantità di oro appunto nel bacino del Niger e poi la schiavitù. Attenzione, la schiavitù era praticata molti secoli prima dell'arrivo degli europei occidentali, d'accordo? Quindi veniva praticata dagli islamici, dai musulmani, appunto Tuareg e altri che nel IX-X secolo già prendevano, in cambio del sale, si prendevano gli schiavi da queste popolazioni nere subsahariane. La schiavitù era normale tra le popolazioni nere dell'Africa subsahariana e in tutti gli altri posti dell'Africa. Gli schiavi erano generalmente prigionieri di guerra, no? Le popolazioni africane combattevano tra loro, gli sconfitti provvedevano agli schiavi a vantaggio dei vincitori. Quindi la schiavitù non esiste, non è che inizia, non dobbiamo avere questo pensiero, diciamo, buonista, politicamente corretto, anti-occidentale sullo schiavismo in Africa. Lo schiavismo inizia molti secoli prima dell'arrivo
tentativo dei portoghesi e degli altri europei, che certo distruggeranno l'Africa, le risorse dell'Africa a causa della tratta degli schiavi, però lo schiavismo esisteva già prima e, come abbiamo appena detto, a partire dal IX-X secolo prelevano gli schiavi dalle regioni subsahariane questi musulmani, tuareg, arabi o marocchini, che vengono dal nord-ovest o dal nord, anche dal Marocco e dalla Tunisia. I mercanti tuareg portano, i mercanti arabi e marocchini portano il sale verso il Ghana attingendolo a delle saline che si trovano nel Sahara, le saline di Idil, le saline di Tagazza e le saline di Bilma. Queste sono le tre saline particolarmente importanti all'interno del Sahara. E in cambio, abbiamo detto, ottengono oro e schiavi, però anche altri prodotti agricoli, per esempio il miglio. Gli schiavi, attenzione, all'interno delle tribù africane, dei regni africani, erano utilizzati soprattutto all'interno di lavori domestici, erano schiavi domestici. Invece i musulmani arabi e berberi che arrivano dal nord utilizzano gli schiavi in maniera molto più massacrante, nel massacrante lavoro appunto di estrazione del sale. Oppure gli arabi e berberi inviano gli schiavi ai sovrani musulmani del Nord Africa oppure della Spagna. Invece l'oro che scambiano appunto con il sale va verso i centri di coniazione, per esempio in Egitto, per essere trasformato in monete. D'accordo? Vi ho citato le principali saline del Sahara e vi posso dire anche quali sono le più importanti oasi urbane all'epoca all'interno del deserto del Sahara. Oasi urbane e mercantili, ci sono dei villaggi mercantili che sorgono ovviamente in corrispondenza di queste oasi del Sahara e sono Sijil Masa, Tuat, Tlemcen e poi Gadames. Invece nel Sudan nero, nel bacino del Niger, i centri più importanti del commercio di oro e schiavi erano le città di Timbuktu, ve le ho scritte qua, vedete, con un cerchietto, Timbuktu e Gao, ok? Che vedete che nel IX secolo sia Timbuktu sia Gao erano all'esterno del regno del Ghana, ok? Non facevano parte del regno del Ghana. C'è un'altra città importante più a sud, sempre sul corso del Niger, che si chiama Gemme, d'accordo? Gemme, oltre a Timbuktu e a Gao, d'accordo? Quindi abbiamo questo semplice sistema, spero che si sia capito, questo semplice sistema di scambi commerciali. Attenzione, nell'undicesimo secolo, a partire dall'undicesimo secolo, i viaggi dei Tuareg verso i neri subsahariani diventano più aggressivi, non sono soltanto viaggi finalizzati al commercio, ma alla conquista politica, alla sottomissione militare, perché i Tuareg, i commercianti, sono affiancati dagli almoravidi del Marocco. Nel Marocco si è formato un regno musulmano, quello degli almoravidi, che vogliono sottomettere i popoli neri subsahariani anche per motivi religiosi, capite? Per fare una jihad, per convertire all'Islam questi popoli neri del bacino del Niger che erano ancora pagani. Infatti gli almoravidi, attenzione, gli almoravidi del Marocco nel 1076 conquistano il Ghana, quindi il regno del Ghana cessa di esistere. Si tratta della prima espansione dell'Islam verso l'Africa nera. Tuttavia, questa prima conquista islamica da parte degli almoravidi del Marocco non crea niente al posto del Ghana che viene distrutto.
Si tratta di spedizioni di conquiste in realtà puramente distruttive e quindi i popoli neri del bacino del Niger risorgono e al posto del Ghana, attenzione, viene creato un nuovo stato. Ve l'ho scritto qua con la M, il regno del Mali, ok? Al posto del Ghana, IX-X secolo, riemerge qualche secolo dopo il regno del Mali che arriva alla sua massima espansione, alla sua massima potenza nel 300, d'accordo? Nel XIV secolo. Come vedete qui, non so se vedete i confini del Regno del Mali, sono tratteggiati, li vedete i confini del Regno del Mali? Sono tratteggiati? Questo è il Regno del Mali. Il Regno del Mali è molto più grande del Regno del Ghana, vedete il Mali è questo, mentre il Ghana era solo questo, ok? Il Regno del Mali è molto più grande del Regno del Ghana, comprende al suo interno le due città carovaniere, commerciano anche oro e schiavi di Timbuktu e di Gao, e inoltre il Regno del Mali, vedete, ha un ampio accesso sulla costa, in realtà soltanto nel periodo di massima estensione il Mali riesce a gestire tutta questa costa. In realtà per la maggior parte del tempo il Regno del Mali aveva uno sbocco sull'Africa occidentale soltanto nel territorio di Dakar, della città di Dakar che oggi si trova in Senegal. Comunque era un regno molto molto grande. I sovrani del Mali, attenzione, nel XIII secolo, nel XIV secolo, nel XIV secolo è il loro periodo di massimo sviluppo, sono tutti islamici, quindi ormai molti popoli del bacino del Niger, dei popoli subsahariani, sono convertiti all'Islam, ok? Particolarmente importante tra i sovrani del Regno del Mali è un re che si chiama Kankan Musa, vediamo se riesco a scriverlo. Kankan Musa regna dal 1312 al 1339. Kankan Musa veniva anche detto, viene anche chiamato Mansa Musa, perché Mansa vuol dire imperatore. Secondo la leggenda, una leggenda che arriva anche in Europa, Kankan Musa, imperatore del Mali, era l'uomo più ricco della storia. Lui compie un famoso pellegrinaggio alla Mecca che darà luogo a una serie di racconti leggendari e così via. Nel 1324 Kankan Musa, musulmano, si reca in pellegrinaggio alla Mecca, sembra distribuendo oro a tutti, dovunque lui va distribuisce oro in giro perché era veramente, ovviamente, un personaggio ricchissimo. Il Regno del Mali è una grande civiltà, non è l'Africa arcaica e tribale, si tratta di un vero regno strutturato. Pensate che nel 1330, sembra incredibile, Kankan Musa fonda l'università di Timbuktu. A Timbuktu c'era un'università a partire dal 1330 che attira studenti da tutto il Sudan, da tutta l'Africa nera subsahariana, tutto il bacino del fiume Niger, e quindi gli studenti subsahariani all'università di Timbuktu, pensate, studiavano il Mediterraneo, gli europei, la storia dell'impero romano a partire dal 1330, ben prima che portoghesi e altri europei arrivassero lì. Confessate che non lo sapevate. Anche il Regno del Mali si dissolve all'inizio del XV secolo perché il Regno del Mali viene conquistato dal terzo e ultimo dei grandi regni subsahariani del bacino del Niger, ovvero il Regno di Songhai. Attenzione, gli imperatori Songhai inizialmente, quando conquistano qui tutta la zona, lo vedete il Regno Songhai? Ve l'ho tratteggiato, lo vedete qui? Anch'esso comprende Timbuktu e Gao. E anche il regno di Songhai è un regno, siamo nel 400, è un regno molto evoluto. Inizialmente però, attenzione, gli imperatori del Songhai avevano ripudiato l'Islam, erano tornati pagani
e questo creò degli attriti e degli scontri con i musulmani che volevano convertirli. Poi che cosa succede? Succede che anche i sovrani Songhai diventano musulmani. Nel 1468, attenzione, uno dei sovrani Songhai, che si chiama Ali Ber, conquista la città di Timbuktu. Era ancora un Songhai pagano, però successivamente tra i Songhai si afferma un'altra dinastia islamica. Poi però i Songhai ritorneranno al paganesimo, una storia un pochino particolare. Nel Songhai, l'impero Songhai nella fine del 400 rende di nuovo Timbuktu un grande centro commerciale, è una città ricchissima come era stata in passato, ma anche con presenza di uomini di cultura, letterati. Vi erano delle biblioteche a Timbuktu, dei letterati che affluiscono da tutta l'Africa nera. L'Africa, vedete, non è soltanto tribale e selvaggia. A Timbuktu c'erano 3 biblioteche pubbliche, c'erano dei mercanti che vendevano manoscritti arabi nella prima metà del 500. Timbuktu si riempie di pregiati manoscritti arabi di uomini di cultura, di letterati. Il Songhai si espande anche verso nord, conquistando l'importante salina sahariana di Tagazza che ho citato prima. Quindi il Songhai a un certo punto non ebbe neanche più bisogno di acquistare il sale dagli arabi o dai berberi del Sahara, perché conquistò esso stesso una salina nel Sahara. Attenzione, lo sviluppo di questi regni nel Sudan, abbiamo visto che si avvicendano 3 regni importanti, prima il Ghana, poi il Mali, poi il Songhai. Non dipese, non fu possibile soltanto per via del commercio, ma anche di un'agricoltura molto evoluta, basata sul sorgo e sul miglio, su questi 2 cereali che venivano coltivati in maniera intensiva. Poi gli arabi introdussero anche il riso e questa agricoltura fiorente produsse un enorme sviluppo demografico, per cui la fascia del Niger all'inizio del 500 diviene nettamente la più popolata dell'Africa e alcuni storici stimano 50 milioni di abitanti soltanto qui lungo il bacino del Niger, in queste terre sub-sahariane, d'accordo? Come sappiamo, a un certo punto arrivano anche i portoghesi, l'abbiamo già detto, no? Nella lezione precedente. I portoghesi arrivano fin qua e acquistano sia l'oro sia gli schiavi da questi popoli sub-sahariani. L'oro e gli schiavi ne abbiamo già parlando no, dei viaggi dei portoghesi lungo le coste africane. All'inizio gli schiavi comprati dai portoghesi sono molto pochi, sono poche centinaia all'anno all'inizio del 500. Come abbiamo detto nella precedente video lezione, soltanto alla fine del 500 si innalzerà il numero degli schiavi che i portoghesi acquistano nelle regioni subsahariane e altrove, perché ne acquisteranno anche in Congo e in Angola più a sud, come diremo in seguito. Ovviamente i portoghesi trasportano questi schiavi a Madeira per far coltivare loro lo zucchero, vi ricordate, nell'isola di Madeira, e poi ovviamente anche successivamente in Brasile. Ricordate le piantagioni di zucchero portoghesi anche in Brasile. I portoghesi avevano 2 basi commerciali principali, una qui nel nord-ovest dell'Africa, Arguin, ok? E una invece proprio molto lontana nel Golfo di Guinea, qui, vedete, a São Jorge da Mina. E quindi i portoghesi penetravano, vedete, nell'interno verso Timbuktu, da ovest, cioè da qui, da Arguin, oppure da sud, da São Jorge da Mina. Penetravano a piedi oppure ovviamente risalendo i fiumi. L'impero del Songhai verrà poi distrutto, è il terzo ultimo, abbiamo visto, impero dell'Africa subsahariana, viene distrutto dal sultanato del Marocco. Il sultanato del Marocco
con capitale Fez, nel 600 diventa un impero veramente importante. Il popolo africano, l'impero dei Songhai, viene sconfitto dai marocchini nella battaglia nei pressi di Gao nel 1591. Termina l'impero del Songhai. Attenzione a questa battaglia vinta dai marocchini contro i nigeriani del Songhai. A questa battaglia partecipano anche mercenari europei. In realtà l'esercito del Songhai era molto molto più numeroso dell'esercito marocchino, però era male armato. Le lance, le armi primitive, le lance e le frecce dell'esercito del Songhai non poterono far altro che arrendersi all'artiglieria dei marocchini, d'accordo? I marocchini avevano, anche attraverso i mercenari europei, combattevano con cannoni, con moschetti, quindi con un'artiglieria basata sulla polvere da sparo, e invece le lance e le frecce erano le uniche armi dell'esercito, sia pur superiore di numero, dell'impero del Songhai. Tuttavia i musulmani marocchini così aggressivi non riescono a sostituirsi al Songhai, lo distruggono, ma non riescono a impiantare alcun regno evoluto al suo posto. Nel 600 tutta l'area, non solo del Songhai, ma tutta l'area del fiume Niger degrada, vi è una ripresa del tribalismo, una regressione totale di tutta l'area subsahariana, si rovina anche proprio si rovina la terra, cessa di esistere l'efficiente agricoltura di cui ho parlato, e le reti di traffici sahariani lungo il deserto si dissolvono per sempre, e Gao e Timbuktu subiscono una decadenza definitiva. Quindi vedete, ci sono delle civiltà significative, importanti, ne vedremo anche altre in Africa, però nel 500 e nel 600 tutte queste civiltà finirono di esistere. Vi saranno regni, vi saranno principati, entità politiche africane che resteranno indipendenti fino all'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento, anche all'inizio del Novecento, prima di cedere al colonialismo europeo, ma resteranno indipendenti dopo essersi completamente indeboliti, dopo aver perso la forza delle loro antiche civiltà. Allora, andando più a sud, vedete, scendono i portoghesi, arrivano al Golfo di Guinea, a sud del Golfo di Guinea, che cosa succede? Attraverso il fiume Congo, lo vedete il fiume Congo, è questo qua, i portoghesi risalgono il fiume Congo, che si illudono possa intersecarsi con l'inizio del fiume Nilo, ma non è così. Fu verificato che poi purtroppo questo non era vero. Lungo il fiume Congo arrivano appunto nel regno del Congo. Infatti c'è un altro regno qui in Africa centrale significativo, il regno del Congo, non certo così evoluto come i regni subsahariani, comunque c'è un regno del Congo, i portoghesi entrano in contatto con questo regno e questo regno crollerà appunto a causa della penetrazione portoghese. Nel 1491, pensate, il re del Congo viene battezzato dai portoghesi e il figlio di questo re, che è particolarmente importante, attenzione, si chiama Mwenga Nzinga, il padre di Mwenga Nzinga era il primo che era stato battezzato alla religione cattolica, aveva preso il nome cristiano di Giovanni. Il figlio, Mwenga Nzinga, prende il nome cristiano di Alfonso e regna dal 1506 al 1545. Lui sfrutta il cristianesimo anche politicamente, perché capisce che la tradizione cristiana e la giurisprudenza cristiana rendono più saldo il potere del re, cioè capisce che un re cristiano può governare con maggiore autorità, e infatti Mwenga Nzinga fa prevalere il principio dinastico a quello elettivo. Fino alla sua epoca il Congo era un regno elettivo, invece sfruttando le teorie del cristianesimo, della giurisprudenza
di orientamento cristiano, Mwenga-Zinga trasforma il regno del Congo in un regno ereditario, ok? E quindi aumenta il suo potere. Il regno del Congo ottiene anche dei successi, anche nei confronti dei colonialisti europei. Un successore di Alfonso nel 1572 comprende quanto lo schiavismo stia depauperando l'Africa. Lo schiavismo sulla costa prelevava proprio il sangue dell'Africa. Gli schiavi ovviamente erano tutti, quasi tutti, erano tutti giovani, forti, e quindi a causa dello schiavismo occidentale, ma anche abbiamo visto dello schiavismo interno ai popoli africani e dello schiavismo musulmano, l'Africa si stava assolutamente dissanguando. Quindi un successore di Mwenga-Zinga nel 1572 riesce, pensate, a sconfiggere gli schiavisti, i trafficanti di schiavi, a cacciarli dal paese. Non cambia molto perché, ok, il Regno del Congo riesce a imporre che lungo la costa, questo tratto di costa, non si faccia più commercio degli schiavi. Risultato, il commercio degli schiavi si sposta soltanto più a sud, cioè in Angola. Tra il 1622 e il 1670 i portoghesi, pensate, portano avanti 3 regni di aggressione nei confronti del Congo, che riesce a resistere, non si fa conquistare, non si fa colonizzare, però è fortemente indebolito da queste guerre. Come vi ho detto prima, molti dei regni africani, delle entità politiche africane, per il momento, e a volte, come vi ho detto, fino alla fine dell'Ottocento, fino all'imperialismo completo da parte dei colonialisti europei, molti regni africani, anche fino alla fine dell'Ottocento, resteranno indipendenti, però saranno completamente disfatti, indeboliti, assolutamente privi della potenza precedente. Quindi anche il Regno del Congo, pur restando indipendente, si indebolisce e va allo sfascio già alla fine del 600. Quindi questa è la prima zona. Abbiamo visto che c'è una seconda fascia dove si sviluppano delle civiltà molto evolute nell'Africa, e abbiamo visto che è nell'Africa orientale, dalla Somalia fino allo Zambesi. Sapete bene che con il viaggio di Vasco da Gama del 1497-98 i portoghesi circumnavigano l'Africa e si trovano dall'altra parte dell'Africa. Dopo aver ridisceso tutta la costa occidentale, risalgono lungo la costa orientale. Quindi fanno la conoscenza della costa orientale dell'Africa, restano delusi perché esattamente come sulla costa occidentale, anche sulla costa orientale i portoghesi non trovano entità politiche cristiane, non trovano cristiani. Voi direte se l'aspettavano? Sì, a differenza della costa occidentale dell'Africa, se l'aspettavano perché ricordate che abbiamo parlato del mito del prete Gianni, della credenza del prete Gianni. I portoghesi pensavano che nell'Oceano Indiano e quindi anche in Africa orientale vi fossero dei cristiani perché vi fosse questo mitico, in realtà inesistente, grande e potente regno del prete Gianni in India. Invece, risalendo la costa orientale, si accorgono che sono tutti islamici oppure pagani. I portoghesi ci rimangono male, come ci rimarranno male, ricordate, quando arrivano a Calicut in India e si rendono conto che i cristiani quasi non esistono lì. In ogni caso, la costa orientale dell'Africa, in realtà nell'Africa orientale esiste un regno cristiano ed è l'unico regno cristiano all'epoca nell'Africa era il regno dell'Etiopia. Però capite, il regno dell'Etiopia si trova sul Mar Rosso, i portoghesi non arrivano fin qua. Inoltre il regno dell'Etiopia era, attenzione, cristiano sì, ma non cattolico, era cristiano monofisita, cioè aveva ereditato l'antica eresia monofisita. Venivano anche detti copti oltre che monofisiti. Il regno copto monofisita dell'Etiopia appunto si basava sull'eresia dei primi secoli del cristianesimo, l'eresia monofisita che non credeva alla Trinità, e infatti monofisismo significa una sola natura, una sola persona divina, e quindi i monofisiti pensavano che Gesù Cristo non avesse una natura divina, soltanto il Padre, comunque una sola persona, è
è Dio. Però comunque erano cristiani per quanto monofisiti. E l'impero etiope non viene conosciuto dai portoghesi, perché i portoghesi non arrivano. L'impero etiope aveva un limitato sbocco, vedete, sul Mar Rosso, ma era soprattutto un impero dell'interno e si trovava in un altipiano interno, d'accordo? L'impero etiope era basato sull'agricoltura e su un allevamento nomade e su dei cereali. Tuttavia il regno di Etiopia era molto evoluto, anche molto organizzato da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista burocratico. I sovrani dell'Etiopia sostenevano di discendere direttamente dal re Solomone. Un altipiano nell'interno, un altopiano di difficile accesso, aveva salvato gli etiopi dall'espansione islamica. Anche in questo caso il regno etiope, l'Etiopia, che più tardi sarà chiamata in tempi moderni anche Abissinia, resterà indipendente fino al XX secolo. Vi ricordate che l'Etiopia sconfisse l'Italia, i colonialisti italiani? Ma anch'esso, come vi ho detto in precedenza, come altre entità politiche africane, nel corso del Cinquecento subirà una fortissima regressione. Infatti l'impero etiope viene attaccato, attenzione, dall'impero ottomano, ma anche dalle popolazioni convertite all'Islam che si trovano ovviamente sul versante africano del Mar Rosso, quindi una sorta di jihad, di guerra santa contro questi cristiani da parte dei musulmani. In particolare il principato musulmano di Adal scatena a partire dal 1527 una guerra santa appunto contro gli infedeli etiopi. L'impero etiope, attenzione, fu salvato dall'arrivo dei portoghesi che nel 1541-1543 i portoghesi riescono più volte a sconfiggere i musulmani del regno di Adal. Ma come detto, gli etiopi saranno indeboliti da tutte queste guerre, dall'espansione islamica e dal fatto che gli islamici, anche loro, come gli occidentali, prelevano schiavi sulla costa e quindi indeboliscono, in realtà proprio dissanguano il nervo della potenza degli africani e quindi gli etiopi nel 500 fanno degradare il territorio, sono indeboliti, subiranno dopo l'invasione islamica le scorrerie dei pastori nomadi che arrivano dal sud e quindi nel 500 l'impero etiope resta indipendente fino alla conquista mussoliniana, no, degli anni 30 del Novecento, però l'impero etiope a partire dal 500 continuerà a esistere in uno stato di grande debolezza. La civiltà che aveva espresso in precedenza è svanita per sempre. Comunque, occupiamoci un attimo dell'Africa orientale propriamente detta, che va, ripeto, dalla Somalia al corso dello Zambesi. Il fiume Zambesi, diciamo, è qui, ok? L'Africa orientale. Allora, l'Africa orientale veniva chiamata dagli arabi paese di Zeng. Il paese di Zeng. Le città dell'Africa orientale avevano avuto la diffusione del riso, che ovviamente era stato portato qui in Africa orientale dai mercanti arabi e dai mercanti indiani, ma le città dell'Africa orientale praticavano anche la metallurgia, quindi erano evoluti, praticavano la lavorazione del ferro, sapevano lavorare il ferro. Le città e le regioni dell'Africa orientale esportavano e commerciavano nell'Oceano Indiano anche prodotti molto particolari come avorio di elefante, avorio di rinoceronte, uccelli, animali esotici, pelli di grandi felini, ma anche metalli grezzi e lavorati e ovviamente schiavi, perché anche da questa parte c'era il traffico degli schiavi che, ripeto, era gestito da secoli dagli arabi, secoli prima che lì arrivassero gli europei, d'accordo? La costa orientale dell'Africa era la costa orientale più o meno al centro, ok, dell'Africa orientale, era punteggiata da città commerciali importanti, islamizzate, erano tutti islamici, attenzione, come da nord a sud Malindi, Mombasa, l'isola di Zanzibar, ok, poi Kilva,
Sofala, ok? Erano tutte città ovviamente islamizzate e attenzione, venivano anche chiamate città Swahili. Perché tutte queste città? Ricordate che alcune diventano importanti anche per le rotte commerciali. Ricordate che Vasco da Gama, il primo viaggio qui dall'Africa orientale fino a Calicut in India, lo fa partendo da Malindi, ve lo ricordate, assoldando dei piloti arabi? Successivamente poi i portoghesi preferirono una rotta che partiva più a sud non più da Malindi ma da Mozambico, ok? Attenzione, Swahili non è un'etnia, è una lingua diffusa in Africa orientale e in Africa centrale, che all'epoca era un po' la lingua veicolare appunto in Africa centrale e in Africa orientale. Lo Swahili è tuttora la lingua nazionale di paesi come Kenya oppure Tanzania. Lo Swahili è una lingua che ha una radice bantu autoctona africana, ma che poi ha preso anche moltissime parole dagli arabi. Per esempio, i numerali, oltre un certo numero, sono tutti arabi nella lingua Swahili, come molti verbi e sostantivi che esprimono concetti astratti sono arabi, quindi lo Swahili poi viene contaminato dalla lingua araba. Attenzione, tra il 1405 e il 1433 questa costa fu raggiunta dai navigatori cinesi, quindi decenni in anticipo rispetto a Vasco da Gama. Ricordate, ne abbiamo parlato in una delle nostre lezioni sulla Cina, le famose spedizioni navali transoceaniche dell'ammiraglio Zheng He. Ma i cinesi arrivano qui solo per conoscere, per commerciare, a differenza dei popoli europei o dei musulmani, non per conquistare, soltanto per commerciare. Poi ricordate che le spedizioni cinesi furono ben presto bloccate e quindi tra il 1277 e il 1506 la città di Kilva, questa qua, aveva conquistato le altre città Swahili, ok? Aveva costituito un sultanato che controllava quasi tutti questi porti Swahili, che però poi all'inizio del 1500 ormai erano tutti indipendenti, erano delle città-stato. Attenzione, la città Swahili più meridionale, come abbiamo detto, è Sofala. A Sofala arrivava l'oro, un altro oro ovviamente, non quello del fiume Niger, ma un oro che arrivava da un regno misterioso più meridionale. Questo qui, l'ho citato con la M, lo vedete, questo qui, questo regno qui, che era il regno di Monomopata, che però alcuni storici chiamano anche Mutapa. Monomotapa o Mutapa. Nascono leggende, soprattutto dal punto di vista dei portoghesi, gli occidentali, su questo misterioso regno da dove arriva l'oro. Il regno Monomotapa o Mutapa corrisponde all'attuale Mozambico e più all'interno all'attuale Zimbabwe e comprende, come vi ho detto, la parte finale del corso del fiume Zambesi. I portoghesi erano alla ricerca dell'oro che arrivava a Sofala ed era mercanteggiato dai navigatori arabi, ma non riuscirono mai i portoghesi ad arrivarci, perché gli arabi spostarono sempre più a sud i terminali costieri dove arrivava l'oro dal Monomopata. Praticamente e poi i portoghesi non riuscirono mai a conquistare Sofala, che rimase sempre nelle mani dei mercanti arabi. Ma pensate che il Monomopata nel 500 divenne un mito, nascono leggende, miti, eccetera, un po' come l'Eldorado, sapete, l'Eldorado americano. Vi furono moltissimi avventurieri europei, non solo i portoghesi, che cercarono di inoltrarsi in Africa per scoprire questo mito, questo oro del Monomopata con molte spedizioni, tutte quante fallite. L'ultima cosa che c'è da dire
l'Africa orientale, che anche qui l'Islam era penetrato, faceva commercio degli schiavi molti secoli prima dell'arrivo degli europei, però gli storici dicono che in Africa orientale l'Islam era penetrato in maniera più pacifica attraverso il commercio, non nella forma aggressiva che abbiamo visto tipica dei marocchini. Inoltre, sulla costa orientale il commercio degli schiavi da parte degli islamici era stato meno pesante rispetto alle coste nigeriane. Sulle coste nigeriane il commercio ovviamente degli schiavi diventerà ancora più pesante quando arriveranno prima i portoghesi e poi gli altri europei a prendere schiavi da lì. Allora, vi ha sorpreso la storia dell'Africa? Che l'Africa abbia una storia che riguarda popoli nativi africani che esistono lì prima dell'arrivo degli europei. L'Africa non è soltanto la storia del colonialismo islamico prima e del colonialismo europeo dopo. L'Africa non si identifica con il colonialismo europeo. Noi possiamo fare storia dell'Africa, come infatti abbiamo fatto, e siamo tra i pochi che l'abbiamo fatto, parlando non soltanto delle spedizioni portoghesi e poi successivamente del colonialismo inglese, francese, belga, eccetera, che alla fine dell'Ottocento fa l'Africa a fette, i colonialisti europei. Si può parlare della storia dell'Africa, come abbiamo fatto oggi, parlando della storia delle civiltà autoctone, delle civiltà dei nativi, dei popoli nativi africani. Vi sono anche delle altre entità politiche, forti soprattutto nel Medioevo, in Africa. Volete che io ve le citi? Non possiamo parlare di tutte queste entità politiche, sarebbe assurdo. Volete che io ve le citi? Alla fine di questa lezione, se qualcuno vuole, può andare a approfondire. Tra il fiume Niger e il fiume Chad nel 1300 nascono gli stati Hausa. Dal 1300 al 1450 la sua massima fioritura è il regno del grande Zimbabwe, qui, poi sostituito, come abbiamo visto, conquistato dal regno del Mono Mopata, di cui abbiamo parlato. Nel 1350 nasce l'impero Wolof in Senegal e anche nascono i regni Mande in Gambia. Intorno al lago Chad, in Africa centrale, nel 1396 viene fondato l'impero di Kanem Bornu. Nel 1400 nasce il regno Luba. Il regno Luba si trova anch'esso in Africa centrale, la sua capitale è Bigo. Il regno Luba si trova immediatamente a nord-ovest del lago Vittoria. Nel 1440 inizia l'espansione del regno del Benin, sempre sulla costa del Golfo di Guinea, del regno del Benin, che durerà fino all'Ottocento. Storia dell'Africa, storia di popoli e civiltà, anche grandi civiltà evolute, civiltà dei popoli nativi africani. Grazie, arrivederci.